Com'è possibile estrarre olio da un chicco che, al tatto, sembra completamente secco? Quello che sembra un semplice olio dorato sullo scaffale del supermercato, in realtà, nasce da uno dei processi più estremi e precisi dell'industria moderna. Immagina milioni di chicchi di mais, duri e secchi, trasformati in liquido puro da macchine che lavorano così in fretta, da sembrare una sfida ai limiti della vista umana. A ogni secondo, tonnellate entrano in imbuti metallici che inghiottono tutto come se fossero affamati. E questo è soltanto il punto d'ingresso di una delle filiere industriali più impressionanti del mondo. Il processo di produzione dell'olio di mais comporta temperature violente, una macinazione fine come polvere e una sequenza di fasi così delicate che basta un solo errore per trasformare interi carichi in scarto. Se sei nuovo da queste parti, benvenuto su Fabbriche in Curiosità, il luogo dove apriamo porte che quasi nessuno vede. Ora, prima di passare alle prossime fasi, e sono davvero da lasciare senza fiato, approfittane e iscriviti qui al canale Fabbriche in Curiosità. Ti sei già iscritto? Allora dimmi, secondo te, quale altro alimento comune attraversa il processo più brutale prima di arrivare sulla tua tavola? Scrivimelo qui nei commenti. Subito dopo questa prima selezione spietata dei chicchi, arriva un dettaglio curioso. Se hai visto il nostro ultimo episodio sull'olio d'oliva, ti accorgerai che l'olio di mais segue una strada completamente opposta, dove la delicatezza cede il passo alla forza bruta e all'ingegneria pesante. È quasi come mettere a confronto una chirurgia artigianale con una colossale operazione industriale. Ed è proprio qui che la storia comincia. Sensori che analizzano ogni chicco in frazioni di secondo. Macchine che separano le impurità con precisione chirurgica e giganti metallici che spostano tonnellate come fossero piume. Tutto questo per garantire che soltanto il mais perfetto entri in questo rituale meccanico che trasforma l'impossibile in olio. Il primo impatto entrando in una fabbrica di olio di mais è rendersi conto della scala assurda di ogni cosa. I camion scaricano montagne di mais in silos giganteschi, capaci di rifornire un'intera città. Ogni chicco passa davanti a sensori ottici che ne analizzano colore, lucentezza e micro difetti in frazioni di secondo. È una selezione implacabile. Solo il mais con umidità e amido ideali va avanti. Dopo la selezione arrivano il lavaggio e un'asciugatura precisa. Qui ogni dettaglio conta. Già l'1% di umidità in più compromette la resa dell'estrazione, influenzando temperatura, pressione ed efficienza delle presse. È come preparare un atleta. Nulla può essere fuori misura. La fase successiva è la macinazione, in cui il mais viene frantumato fino a diventare una farina densa. I mulini a rulli separano crusca, germe e amido. Ed è proprio nel germe, la parte più piccola del chicco, che si nasconde il vero tesoro. Una curiosità che sorprende moltissime persone: da 100 kg di mais, meno di 5 kg hanno un reale potenziale per produrre olio. Il resto diventa farina, mangime e derivati industriali. Nulla va sprecato. Con il germe isolato inizia la spremitura meccanica. Immagina una vite d'acciaio che comprime il materiale con una forza tale da far salire immediatamente la temperatura. L'olio grezzo cola attraverso le fessure, mentre il residuo secco, il panello, prosegue verso un altro trattamento. Eppure questa potente pressa estrae solo circa il 60% dell'olio totale. Ce n'è ancora molto nascosto nella farina residua, ed è qui che entra in scena la fase più delicata, l'estrazione con solvente. L'esano, il solvente più comune, attraversa la farina come una pioggia sottile che scioglie l'olio rimasto. Il risultato è la miscela, cioè la miscela di olio e solvente. Negli evaporatori l'esano viene rimosso e recuperato con un'efficienza impressionante. Oltre il 99% ritorna nel sistema. L'olio grezzo prosegue verso serbatoi riscaldati, scuro e con un odore intenso, in attesa di essere purificato.
il residuo solido passa attraverso un processo di desolventizzazione, trasformandosi in mangime ricco di proteine. La filiera è così efficiente che alcune fabbriche riutilizzano il calore in eccesso per generare vapore, mantenendo il processo quasi autosufficiente. Ma prima di andare avanti, lascia che ti faccia una domanda. Ti sta piacendo questa immersione nell'ingegneria dell'olio di mais? Allora lascia subito il tuo like qui su Fabbriche in Curiosità. Aiuta tantissimo a portare nuovi retroscena industriali sul canale. E sai qual è la cosa incredibile? È che, nonostante tutta questa struttura gigantesca, l'olio rappresenta meno del 5% del valore totale del chicco. Questo processo esiste solo perché tutto ciò che lo circonda, farina residua, amido, mangime, mantiene redditizia l'intera operazione. E ora che hai visto come l'olio nasce dalla forza bruta combinata con la precisione chimica, entriamo nella fase che trasformerà questo liquido scuro e impuro in un prodotto chiaro, delicato e commestibile. Ed è proprio in questa prossima fase che comincia la vera alchimia industriale. L'olio grezzo che esce dall'estrazione è ancora molto lontano dal liquido dorato che vedi sullo scaffale. Arriva nei serbatoi con un colore scuro, un odore intenso e carico di particelle microscopiche che devono essere rimosse con precisione assoluta. È qui che comincia la fase più delicata e, allo stesso tempo, più elegante dell'intero processo, la purificazione. Ogni fase funziona come un filtro che modella l'olio fino a renderlo chiaro, leggero e completamente sicuro per il consumo. La prima grande fase è la degommaggio. L'olio viene riscaldato e mescolato con acqua trattata. Quest'acqua reagisce con i fosfolipidi, formando una sorta di gomma densa che si separa naturalmente dall'olio. Quando questa gomma viene rimossa, il liquido comincia già ad assumere un aspetto più uniforme. La cosa curiosa è che questa gomma, che molti immaginano venga scartata, viene invece riutilizzata dall'industria farmaceutica e mangimistica. Nulla va perduto. Ed è proprio questo a rendere il processo così affascinante. Ogni sottoprodotto trova una nuova destinazione. Dopo il degommaggio arriva la neutralizzazione, responsabile della rimozione degli acidi grassi liberi. Sono proprio questi acidi che darebbero all'olio un sapore sgradevole e ne ridurrebbero la conservabilità. Per eliminarli, l'olio viene mescolato con una soluzione alcalina delicata, generalmente idrossido di sodio. Questa soluzione reagisce con gli acidi, trasformandoli in saponi che si depositano sul fondo dei serbatoi. È come se l'olio attraversasse un bagno chimico che gli restituisce la sua purezza essenziale. La scienza rende invisibile agli occhi qualcosa che però si percepisce pienamente nell'aroma e nel sapore finale. La fase successiva è lo sbiancamento, un processo che coinvolge argille speciali capaci di catturare impurità ancora più piccole. Queste argille agiscono come magneti microscopici per pigmenti, metalli e residui organici che hanno resistito alle fasi precedenti. Quando l'olio attraversa grandi filtri pieni di questo materiale, ne emerge visibilmente più chiaro. Per chi osserva è un momento quasi ipnotico. L'olio scuro si trasforma davanti agli occhi in un liquido giallastro e traslucido. Ma anche dopo tutta questa evoluzione, manca ancora una fase essenziale: la deodorazione. Il nome può sembrare semplice, ma il processo è sorprendente. L'olio viene riscaldato a temperature estremamente elevate in camere sottovuoto, facendo evaporare completamente i composti volatili, responsabili degli odori e dei sapori più forti. Questa combinazione di calore e assenza di ossigeno crea l'ambiente perfetto per eliminare tutto ciò che potrebbe compromettere l'aroma delicato del prodotto finale. Il risultato è un olio leggero, neutro e pronto per essere usato in ogni tipo di cucina. A questo punto vale la pena fermarsi un istante e riflettere sulla complessità di questa trasformazione. Siamo partiti da chicchi secchi, quasi privi di qualsiasi apparenza oleosa, e siamo arrivati a un liquido delicato, limpido e stabile. È un salto enorme e ogni fase dipende da quella precedente con una precisione quasi chirurgica.
Approfittando di questo momento, lascia che ti chieda una cosa. Quale fase di questa purificazione ti ha colpito di più finora? Scrivilo qui sotto e approfittane anche per dirci da quale città d'Italia stai guardando Fabbriche and Curiosità. Tornando al processo, l'ultima parte di questo atto è la filtrazione finale, in cui l'olio passa attraverso membrane ultrasottili che rimuovono ogni traccia residua di argilla, saponi, particelle o composti indesiderati. Non è esagerato dire che questa filtrazione funziona quasi come un setaccio invisibile, separando l'olio perfetto da qualsiasi imperfezione microscopica. Quando questa fase termina, l'olio è ufficialmente pronto per la tappa successiva, la rifinitura finale e l'imbottigliamento. Da qui in poi, macchine ultraveloci prenderanno il controllo, riempiendo, sigillando ed etichettando migliaia di bottiglie al minuto. È la fase che stai per vedere adesso, e resterai sorpreso dalla velocità di queste linee di produzione. Quando l'olio esce dalla purificazione, è già pulito e commestibile, ma deve ancora attraversare la fase che ne garantisce stabilità, brillantezza e sapore neutro per mesi. La rifinitura finale. Questa fase unisce precisione termica, filtrazioni avanzate e rigorosi controlli di qualità. L'olio viene riscaldato di nuovo, questa volta in modo estremamente controllato, per regolarne la viscosità ed eliminare ogni traccia che possa comprometterne la durata. Sensori distribuiti lungo le tubazioni monitorano temperatura, pressione e flusso in tempo reale, come sentinelle invisibili, che garantiscono che tutto sia perfetto prima di procedere oltre. Subito dopo, l'olio arriva alle linee di finitura, dove passa attraverso microfiltri capaci di trattenere particelle così piccole che nemmeno gli strumenti convenzionali riuscirebbero a rilevare. È impressionante vedere come macchine enormi si dedichino a perfezionare un liquido così leggero. A ogni nuova filtrazione, l'olio acquista più trasparenza, fino a raggiungere quella brillantezza caratteristica che il consumatore riconosce sullo scaffale. È uno dei momenti più eleganti di tutta la fabbrica. Con l'olio ormai del tutto pronto, entriamo nel punto più impressionante di questo atto. La linea di imbottigliamento, un vero balletto meccanico. Immagina decine di bottiglie vuote allineate con precisione millimetrica, mentre bracci robotici le posizionano sul nastro. Subito dopo, gli ugelli di riempimento scendono in perfetta sincronia, rilasciando la quantità esatta di olio in ogni bottiglia. Non c'è spreco, non c'è errore. È come assistere a una coreografia industriale perfettamente provata. E qui c'è un numero che sorprende sempre chi visita queste fabbriche. Alcune linee di produzione riescono a riempire più di 600 bottiglie al minuto. Un numero impressionante! Questo significa che in meno di 10 secondi una sola macchina produce abbastanza bottiglie da rifornire un piccolo supermercato del tuo quartiere. La combinazione tra velocità e precisione è così estrema che se un sensore rileva qualsiasi anomalia, un'etichetta storta, un volume errato, un tappo montato male, la bottiglia viene rimossa all'istante dal nastro da un braccio robotico. Nulla passa inosservato. Dopo il riempimento, le bottiglie passano alle sigillatrici, dove i tappi vengono applicati con una coppia calibrata. La forza deve essere esatta, abbastanza forte da evitare perdite, ma mai oltre il necessario, così che il consumatore possa aprirle facilmente. Subito dopo, le bottiglie attraversano gli applicatori di etichette, che utilizzano getti d'aria per fissare ogni etichetta senza bolle né pieghe. Il risultato è una bottiglia esteticamente perfetta, pronta per essere esposta al supermercato. Ma il lavoro non finisce qui. Prima di essere inviate al confezionamento, tutte le bottiglie passano attraverso una fase di ispezione ottica, in cui telecamere ad alta risoluzione analizzano colore, trasparenza e livello di riempimento. Se l'olio risulta anche solo leggermente fuori dallo standard cromatico, anche se impercettibile agli occhi umani,
Il sistema lo individua e lo scarta automaticamente. È una barriera finale che assicura che venga distribuito solo il meglio del meglio. Dopo l'ispezione, arriviamo al confezionamento, dove macchine assemblano scatole di cartone in pochi secondi e dispongono le bottiglie in file perfette. Palettizzatori automatici impilano queste scatole in blocchi giganteschi, pronti per il trasporto. Ogni pallet può trasportare centinaia di bottiglie e, nelle grandi fabbriche, decine di questi pallet partono ogni ora verso centri di distribuzione in tutta Italia. È proprio in questo momento che la grandiosità del processo diventa evidente. Da chicchi secchi e duri a bottiglie perfettamente sigillate, l'olio di mais attraversa un viaggio fatto di forza bruta, delicatezza chimica, precisione robotica e un controllo qualità quasi ossessivo. E tutto questo per garantire che il prodotto finale arrivi al consumatore puro, sicuro e stabile. Subito dopo esploreremo l'impatto globale di questo olio, il suo percorso logistico e sveleremo anche una curiosità sorprendente sugli usi che vanno ben oltre la cucina. Quando le bottiglie lasciano la fabbrica, comincia una fase complessa quanto l'intera produzione: la distribuzione. Giganteschi pallet seguono verso centri logistici che funzionano come città automatizzate. Lì, sistemi intelligenti organizzano tutto in base alla regione, alla domanda e alla data di produzione. Ogni lotto ha una destinazione precisa e nulla può uscire dal piano stabilito. L'intera filiera dipende da questa precisione perché l'olio arrivi sempre fresco sugli scaffali. È curioso pensare che un prodotto così comune abbia un impatto globale tanto grande. L'olio di mais viene usato in ristoranti, panifici, catene di fast food e industrie alimentari. La sua stabilità e il suo sapore neutro ne fanno uno dei preferiti per le fritture professionali. In alcuni paesi è così diffuso da superare perfino l'olio di soia nelle vendite complessive. Questa preferenza esiste solo perché tutta l'ingegneria che hai visto fin qui garantisce uno standard altissimo di qualità. Ma il lato meno conosciuto di questa storia è ancora più impressionante. L'olio di mais ha anche usi non alimentari. Entra nella produzione di vernici, lubrificanti, prodotti cosmetici e perfino bioplastiche. La sua composizione consente modifiche chimiche che lo rendono versatile e prezioso per numerosi settori industriali. È come se l'olio avesse una doppia identità: alimento in cucina e strumento essenziale in comparti complessi dell'economia. Una curiosità che perfino molti professionisti non conoscono è questa: una parte dell'olio di mais viene utilizzata nella produzione di farmaci, soprattutto compresse rivestite. L'olio agisce come lubrificante nella pressa, garantendo che le compresse non si attacchino e che il rivestimento resti uniforme. Un'ulteriore prova di come un semplice chicco possa influenzare ambiti completamente diversi della vita umana. Quando arriva al supermercato, il viaggio di centinaia di chilometri si conclude finalmente. Ogni bottiglia, allineata e brillante sullo scaffale, custodisce al suo interno una storia fatta di forze gigantesche, sensori di precisione, calore estremo e ingegneria sofisticata. È impressionante immaginare il percorso compiuto dal chicco quasi secco fino al liquido limpido dentro la bottiglia. Un processo che la maggior parte delle persone non si è mai fermata a immaginare. L'impatto dell'olio di mais si vede anche nel commercio internazionale. I paesi che producono mais su larga scala usano l'olio come parte strategica delle esportazioni. È stabile, facile da trasportare e molto apprezzato. In alcuni porti il carico avviene in enormi serbatoi, simili a quelli usati per i combustibili, e attraversa gli oceani per rifornire mercati e industrie dall'altra parte del mondo. Alla fine di questo viaggio è chiaro che l'olio di mais non è soltanto un ingrediente, è il risultato di forza bruta, chimica precisa, robotica veloce e logistica monumentale.
Un'intera catena di persone e macchine lavora in perfetta sincronia per consegnare un prodotto che sembra semplice, ma racchiude scienza, tecnologia e un impatto economico gigantesco. E ora ti chiedo, dopo aver seguito tutto questo percorso, quale parte di questa filiera non avresti mai immaginato fosse così complessa? Scrivilo qui sotto. E naturalmente, se non sei ancora iscritto al canale Fabbrica in Curiosità, questo è il momento giusto per iscriverti perché abbiamo ancora tantissimi retroscena industriali da svelare. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini nemmeno la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo video. La stai già vedendo lì sul tuo schermo. Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche in Curiosità. Un grande abbraccio. Ti aspetto lì!